Ciao amici, ben ritrovati. Oggi vi parlo di un obiettivo che mi ha colpito parecchio. Si tratta dell'85 mm f1.4 Sigma, la serie Art, niente di meno. Un obiettivo dedicato assolutamente al ritratto, diciamo che quasi in maniera esclusiva, un obiettivo che non è esente da critiche, ma cominciamo con ordine. 1100 grammi, 1200 euro. Quasi €1 al grammo, poco meno dello zafferano, quello di qualità. Sono stato indeciso a lungo sull'acquisto di questo obiettivo perché non vi nascondo che mi piaceva molto anche il 105 Sigma Art, però possiedo già il 135 f2 di Canon e insomma volevo qualcosa di un po' diverso. E allora cominciamo un pochettino dalle impressioni di utilizzo di questo obiettivo. In primis, il peso, le sue dimensioni. Il peso c'è tutto, un peso tra l'altro che è abbastanza anche orientato verso la parte prominente, vedete quella finale, il gruppo ottico, quello delle lenti importanti, sta qui davanti, un obiettivo che nella versione per Sony diventa ancora meno brandeggiabile perché un collo stretto per adattarlo alla baionetta lo rende ancora più sporgente, più pesante, insomma si sente il peso, non nascondiamocelo. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo una bella ghiera, eccola qua, una ghiera di messa a fuoco, nell'eventualità che si utilizzi manual focus, davvero godibile, davvero bella, si impugna bene, insomma tutta la qualità dei materiali che contraddistinguono la serie Art di Sigma. In questo caso il peso la fa un po' da padrone e poi anche certamente le dimensioni del diametro della lente frontale, 86 mm, ma 86 filtri qua e là. Non nascondiamoci che nascendo per il ritratto, insomma, difficilmente dovrete comprare un polarizzatore da mettere su questo obiettivo e quindi lo vedo un pochettino come secondario. Pochissimi comandi, c'è soltanto questo qua, eccolo qua, AF, MF, stop. La cosa che colpisce, ve l'ho detto, il peso, la qualità costruttiva e poi il paraluce. Ma è possibile che ci sia un paraluce come questo? Quante volte sentite che mi lamento dei paraluce? Questo è un paraluce approssimativo, si incastra un po' sì, un po' no, devo cercare, però poi non si incastra del tutto, se non lo metto nel verso giusto non c'è il click finale, insomma bocciato in tutti gli aspetti. A fronte di più di 1000 euro d'acquisto per un obiettivo, un pochettino più di cura in questi dettagli, così come quello del tappo, per carità, fa il suo lavoro. Qualcosa di meglio si poteva avere in termini di resina, di plastica, di policarbonato, chiamatelo come volete, però sono gli unici due aspetti che mi sento di criticare perché per il resto l'obiettivo, qualitativamente parlando, è molto ma molto valido. Che cosa mi piace? Mi piace che innanzitutto ha dei bei colori, vivaci il giusto, non sono i colori tenui, i colori raffinati, talvolta, passatemi questo aggettivo, quasi smorti, un pochettino mortificati. Smorti intendo dire che c'è un tale livello di naturalezza che a volte può apparire nel mondo della fotografia moderna quasi un po' desaturato. Pensate un po' che paradosso. E poi mi piace la capacità di mettere a fuoco in maniera selettiva che ha questo f1.4. Devo dire che sotto questo aspetto ha una capacità un po' tutta sua di farlo, perché risulta anche un po' diverso da altri. Per esempio il concorrente più diretto di Canon dovrebbe essere l'85 1.4 e in casa Nikon l'85 1.4 per l'appunto, ma questo sembra farlo in modo un pochettino diverso, sembra quasi più morbido per certi versi, però più progressivo per altri, insomma ha un look tutto suo e a me non dispiace affatto. Diamo uno sguardo anche a come è costituito all'interno questo signorino. Ci sono 14 lenti in 12 gruppi, sono tante. Il Milvus ne ha 11 in 9, il Canon ne ha 8 in 7. Adesso capisco perché quel 1 e 2 ha un look tutto suo, ora capisco perché è più naturale, perché la luce passa e lo attraversa in quel modo, perché ci sono la metà delle lenti. Però, come vi ripeto, tutto questo deve fare i conti con un mondo che è quello di oggi, che si è discostato abbastanza dalla fotografia come era, insomma, molti anni fa, come era nella pellicola. Mi ricordo che molti ritratti si facevano per le riviste con la Fuji Astia, che era una pellicola
abbastanza, diciamo, quasi desaturata, smorta, come vi dicevo prima. Oggi come oggi, se manca quella grinta, quella saturazione nei colori, quella brillantezza, può apparire una foto meno bella di altri. In questo si vede la modernità, cioè il fatto di come sia collegato ai nostri giorni, ai nostri tempi. Il dettaglio c'è tutto, chiaramente man mano che andiamo a stringere il diaframma il dettaglio si spalma, però in un obiettivo da ritratto a me non dispiace affatto che ci sia anche quella caduta, quella morbidezza ai lati, anche quella vignettatura che sì è abbastanza controllata ma che comunque c'è, insomma non trovo che sia un difetto. Se devo concentrarmi su altri aspetti che magari non mi piacciono tanto, punto il dito sull'autofocus. L'autofocus funziona bene, ma non sempre, perché comunque è un obiettivo luminoso con una bella lente frontale, entra tanta luce e quando ci troviamo all'esterno, quindi luce diurna, ripeto, tanta luce che entra nell'obiettivo, l'autofocus fatica di più. Sembra un paradosso, ma evidentemente è inondato di tanta luce e non va a segno subito, sembra quasi in difficoltà. In condizioni di luce normale, quella normale di uno studio, funziona benissimo. Quando però nello studio andiamo a mettere un controluce, quindi il soggetto in controluce, oppure abbassiamo le luci per creare l'atmosfera, di nuovo qualche piccolo, lieve impiccio lo trovo. In questo senso lo vedrei leggermente migliorabile. E poi lo stabilizzatore, ve l'ho detto, non mi sarebbe dispiaciuto, perché comunque è vero che ci fissiamo noi la luce quando andiamo a fotografare, soprattutto in sala posa, però è anche vero che qui c'è oltre 1 chilo di peso. Quando vogliamo fare delle inquadrature un po' diverse, ci spostiamo, ci sporgiamo, siamo in equilibrio un pochettino precario, uno stabilizzatore servirebbe. Qualche scatto mi è andato leggermente sul mosso, scatti che abitualmente porto a casa con l'obiettivo, per esempio l'1.2 Canon, che senza dubbio è bello massiccio, però non come questo, è un po' più corto, è un po' più concentrato, il peso è ravvicinato alla macchina, per non parlare del Canon 1.8, che è vero che è di tutt'altra natura, non andrebbe neanche paragonato, però vi confesso che ad un matrimonio non mi metterei questo qui nella borsa a meno di lavorare, insomma, con un certo agio. Per lavorare in maniera spiccia, un piccolo, comodo, pratico 85-1.8, sapete la stima che gli tributo, va più che bene. Non stiamo parlando ovviamente della differenza del diaframma tra 1.4 e 1.8, stiamo parlando di un look complessivo. La luminosità c'è, ma soprattutto c'è una padronanza del peso, degli ingombri. Lì sull'1.8 non sento assolutamente l'esigenza di uno stabilizzatore. Su questo mi ci arrischierei con qualche gocciolina di sudore. Nei Pro però devo segnalare per esempio la qualità dell'immagine anche a tutta apertura. Ve l'ho detto, non sarà nitidissimo ai bordi, ma chi se ne importa, c'è molto dettaglio, c'è ricchezza, c'è pastosità, è un obiettivo plastico un po' più sfacciato se vogliamo, ve l'ho detto, rispetto alle pietre miliari, ai confronti come il Canon 1.2, come il Milvus per esempio. Questo è un pochettino più sfacciato, un po' come mettere a confronto un aristocratico di un tempo e un gentiluomo del tempo. Hanno due storie diverse da raccontare, due passati, due modi di vivere la vita in maniera un po' diversa. L'85-1.2 resta comunque uno strumento assolutamente d'elezione. L'85-1.4 di Sigma andrebbe provato e soprattutto messo a confronto con l'85-1.4 Canon, per esempio, perché condividono la stessa apertura, la massima apertura. Però vi nascondo che l'ho avuto per pochissimo in mano l'85-1.4 Canon, perché non è scattata la scintilla, non mi ha convinto più di tanto, non mi piace molto la resa dello sfocato, a quello sì preferisco l'1.8, per non parlare dell'1.2. Quindi ecco perché mi sono comprato questo obiettivo e lo sto usando anche con una certa piacevolezza, anche perché comunque per esempio sulla R5 e su quelle camere che hanno la possibilità del crop in camera, mi piace molto anche utilizzarlo con il fattore di moltiplicazione, diventa un 120, un 127, quello che è, mica male. E soprattutto nel comparto video, quando vado a fare una clip, a realizzare una clip anche usandolo non come 85 nativo ma col fattore crop,
è davvero molto elegante, molto bello, mi piace davvero tanto e poi consente di giocare, grazie a questa generosa ghiera per il fuoco manuale, di spostare il fuoco nelle clip video proprio dove voglio farlo ricadere. In questo è molto creativo, è una cosa che apprezzo molto. E allora, in sintesi, un bell'obiettivo, un obiettivo però che ha qualche lato oscuro, lo abbiamo detto, il peso, forse potremmo dire anche il prezzo, perché comunque per quei soldi lo stabilizzatore poteva anche rientrare nel progetto, però la qualità ottica c'è tutta e ripaga ampiamente. A voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.